ragazzi! Ciao a tutti! Oggi la nostra giornata inizia così, sul tuk-tuk verso la palestra per il nostro ultimo allenamento in Cambogia. Sì, tra l'altro la nostra giornata è iniziata alle 6 perché siamo andati a fare il tampone che ci serve domani per la partenza. Sì, quindi oggi super allenamento via Phnom Penh e dopo si esplora un po' il centro, sì, perché ieri volevamo andare in giro ma ha piovuto tutto il giorno, quindi siamo rimasti fermi. Quindi dopo l'allenamento ne approfittiamo per andare in giro. Non so se ci sentite bene perché qua siamo sul tuk-tuk e poi c'è un sacco di macchine in giro e di traffico e spero che l'audio non sia male. Eccoci, siamo arrivati all'Alpha Fitness qui a Phnom Penh per fare il nostro ultimo allenamento. È domenica mattina. Pensavo che ci fosse più traffico, invece no, molto tranquillo oggi. Questa qui è la palestra. Tra l'altro il driver che ci ha portato era davvero simpatico, molto simpatico. E niente, quindi facciamo questo allenamento e poi proseguiamo con il nostro giro della città. Cosa dici? Sei pronta? Sì, carica. Andiamo! Eccoci ragazzi, dopo l'allenamento e dopo un pranzo siamo venuti qua sulla parte della città che affaccia sul fiume e stiamo facendo questa passeggiata. Qui non sembra che ci sia molto, diciamo che non sembra molto interessante questa zona, però è forse la parte più piacevole dove poter fare una passeggiata senza rischiare di essere investiti dai tuk-tuk. I motorini. Esatto. A differenza della Thailandia, se possiamo fare un po' un paragone tra i due posti che abbiamo visitato finora, ci sentiamo un po' osservati con l'attrezzatura in mano, abbiamo quasi sempre gli occhi puntati addosso, quindi ci sentiamo un po' non in soggezione, però osservati, diciamo. Sì. E poi vabbè, qualche volta siamo stati anche avvertiti di curarci le nostre cose, perché insomma c'è da stare un attimino in guardia, ecco, attenti. Più che altro lo scippo, cioè ci hanno detto anche magari che scippano proprio il telefono dalle mani o anche vabbè la borsa o lo zaino da tuk-tuk, quindi ci sono state date queste raccomandazioni e mi sono state date anche qua, comunque sia proprio in Cambogia stesso. Infatti anche stamattina ero in palestra, mi hanno visto con l'attrezzatura, mi hanno detto stai attento qua perché devi curartela, ecco. Quindi sì, tenetevi vicino sempre le vostre cose e state attenti anche a sporgere le cose dal tuk-tuk o mentre parlate, tenete sempre il telefono vicino. Esatto. Tra l'altro vabbè, ovviamente a noi non c'è successo niente fortunatamente, però ci sono state date più volte queste raccomandazioni, quindi le prendiamo per buone, perché insomma se ce lo dicono già più volte ovviamente la cosa che rimane è che un po' ci sentiamo osservati. Effettivamente quando andiamo in giro è una cosa che abbiamo notato più o meno da subito, anche da quando siamo arrivati a Siem Reap, che andavamo in giro con questa fotocamera e il telefono, che insomma un po' gli occhi addosso li buttano, ecco. Spero solo per curiosità.
poi sono sicuro che queste sono raccomandazioni che in qualsiasi città bisogna tenere, quindi sia che vi trovate in Europa, in Italia, a Milano o semplicemente nella città di casa, nelle città comunque sia bisogna tenere queste regole, quindi valgono un po' dappertutto. Poi magari in certi posti valgono più che in altri, ok, però quindi non vogliamo farne passare un messaggio negativo, ecco, in alcun modo. Un'altra cosa che abbiamo notato e vogliamo consigliarvi è che la Cambogia ci sembra molto cara rispetto anche alla Thailandia. Non so se è perché questa influenza del dollaro, tutto il resto, però davvero anche andare nei supermercati comunque, cioè, è come fare la spesa a casa, è come acquistare le cose. No, è più caro, paragonato all'Italia è più caro, perché un vasetto di yogurt da 150 grammi costa $3,52, cioè cosa che in Italia un faie costa €1,30, €1,20, cioè qua si parla di $3,50. Questo è un esempio, ma tutto costa davvero tanto paragonato all'Italia. Sembra più che i prezzi siano indicizzati al dollaro. Questo non so se è dovuto magari a delle tasse che hanno loro per importare questi prodotti, questi beni, però nel senso non è la Thailandia, cioè comunque ce ne rendiamo conto in tante altre cose. Ovvio, rimane magari ancora economico rispetto ai paesi occidentali, ma non così economico come magari ti potresti aspettare in questa regione qua di mondo. Sì, anche ad esempio, non lo so, l'hotel, noi l'abbiamo pagato €30 a notte, ma comunque un hotel, cioè, semplicissimo. Quello che voleva dire Valentina prima che iniziasse a incartarsi, per €30 qua non è lo stesso servizio che puoi trovare in altri paesi del sud-est asiatico. Sembra che la qualità sia un po' più bassa, sia perché noi alloggiamo in un 4 stelle, ma che non è a livello di un 4 stelle, assolutamente. Noi qui abbiamo prenotato sempre 4 stelle, ma non ci sono sembrati per nulla all'altezza. Forse magari alcuni anche paragonabili al 2 stelle di quello che siamo abituati noi. E anche magari in Thailandia, che davvero con 30, 35 e anche 40, cioè noi siamo arrivati anche fino a €40 a notte, hai davvero un buon servizio a oggi, comunque con diciamo un po' i prezzi anche Covid, ma qua invece ancora con €40 a notte diciamo che il servizio è ancora diciamo basso, di basso livello, ecco. Quindi qua se si vuole un servizio decente bisogna essere disposti a spendere magari anche $70-80 o euro a notte, che comunque insomma per queste cifre qua del sud-est asiatico ci puoi fare davvero tanto. Sì, per farvi anche un esempio, la colazione nel nostro hotel costa $11, quindi... Questo ovviamente non vuole passare come messaggio di magari parlare male appunto di questo posto, perché in alcun modo è questo il messaggio, ma giustamente bisogna anche essere onesti, almeno con quelle che sono le nostre impressioni, quindi non vogliamo dirvi tutto bello, perfetto, preciso, perché non è proprio così. Quindi nel senso, se venite qua sicuramente anche andare a Siem Reap e andare ad Angkor Wat ne vale assolutamente la pena se siete in Thailandia, quindi con 35 minuti di volo arrivate in Siem Reap, fatelo perché è davvero bello, però bisogna essere pronti un attimino a scendere a compromesso su qualcosa, ecco, non aspettatevi magari, soprattutto se qualcuno di voi ha viaggiato spesso nel sud-est asiatico e tanto anche in Thailandia, comunque di aspettarsi qualcosa in meno, ecco, pur magari spendendo o gli stessi soldi o anche di più. Poi comunque bisogna tenere conto che questo è un paese molto povero e come tanti paesi poveri alcune volte manca quella via di mezzo, quindi o va in strutture davvero che si spende poco ma davvero meglio di no, o comunque sia se si vuole stare decentemente bene bisogna spendere dei soldi che da altre parti ti fanno stare da Dio. Sì, manca proprio quella via di mezzo, esatto, diciamo. Però penso che questo sia diciamo normale per magari paesi molto poveri, no? Quindi sappiamo che come la Cambogia ci sono tanti altri paesi che non offrono la via di mezzo o proprio il giusto rapporto qualità-prezzo, ma perché magari è solamente una questione di sviluppo, è una cosa che comunque sia si svilupperà e sicuramente migliorerà negli anni a venire. E poi comunque anche qua sono rimasti chiusi 2 anni, Sì. Quindi in qualche modo sicuramente ha avuto il suo impatto. Sì, poi la Cambogia ha una storia un po' particolare.
Tra il 1975 e il 1979, infatti, milioni di cambogiani sono stati uccisi per ragioni politiche da parte dei Khmer Rossi. Circa il 25% della popolazione della Cambogia fu decimata e ogni famiglia cambogiana ha perso uno o più componenti durante gli anni delle deportazioni. Qui a Phnom Penh è possibile visitare il museo di Tuol Sleng, un'ex scuola superiore trasformata in una prigione e centro di tortura in quegli anni. Noi abbiamo preferito non fare questo tipo di attività, perché questo genere di cose ci mette una profonda tristezza, ma abbiamo letto molto e fatto molte ricerche sulla storia di questo popolo e sul suo passato. E giusto perché prima mi sono dimenticato di dirlo, ovviamente il fiume che vedete qua è il Mekong. Questo è il terzo più lungo in Asia e il 12esimo, questo l'ho letto poco fa a dire il vero, è il 12esimo più lungo al mondo. E comunque questo fiume attraversa Laos, Thailandia, Cambogia, Myanmar, il Vietnam e la Cina. Giusto una piccola parentesi di geografia. Comunque siamo andati via dalla zona del lungo fiume, anche perché Valentina continuava a scappare per i piccioni, e alla fine ci siamo intrufolati qua dentro la città, rischiando di essere investiti ogni 3 secondi praticamente, perché sembra che abbiamo trovato un posto dove andare a fare la nostra merenda e aspettare l'esito del tampone, perché questo è il nostro ultimo giorno qui in Cambogia. Come vedete qua alle mie spalle è un casino, davvero è un casino. E tra l'altro volevo dire che oggi domenica, e già noi rispetto agli altri giorni ci siamo resi conto che c'è in giro il 70% in meno del traffico praticamente, quindi oggi è molto tranquillo. Immaginatevi nella normalità com'è. Sì. Cioè nei giorni feriali è davvero un casino pazzesco qua. Tra l'altro, cioè, nel senso, non c'è un codice stradale, cioè la gente va in contromano, fa un po' quello che gli pare, il rosso non viene rispettato, quindi è un po' una giungla. Adesso sono le 17:30 e ci stiamo dirigendo verso la clinica dove questa mattina abbiamo effettuato il tampone e andiamo a ritirare il nostro risultato. Incrociamo le dita. Incrociamo le dita perché sennò domani non andiamo da nessuna parte. Comunque quest'ansia del tampone è assurda mentre si viaggia, è bruttissima. Non vediamo l'ora che passi e che finisca tutta questa faccenda. Basta queste restrizioni, toglietele! Perché sono insopportabili e poi c'è una paura perché comunque ci sono in ballo biglietti aerei, hotel, progetti, hotel, quindi non so, penso che piangerò se risulteremo positivi. Ti prego. Ecco, Valentina ha appena messo via gli esiti del tampone e sono negativi, quindi domani si parte e inizia una nuova avventura in un nuovo paese. Vai Cici! Pugno! Siamo davvero contentissimi.